Ciao a tutti e benvenuti su Segreti Turchi. Tutti i dettagli sono nel nostro video. Prima di continuare, ricordatevi di iscrivervi e di condividere. Grazie di cuore. Oggi due giganti dello schermo tornano a dominare le conversazioni dopo anni. Ma stavolta non per una serie romantica, bensì per un'accusa molto più seria. Il nuovo film con protagonista Afra Saracioglu è diventato uno dei titoli più discussi fin dal primo giorno di uscita. Le sue scene audaci hanno scatenato un'ondata sui social, e dietro le quinte ha iniziato a circolare un pettegolezzo esplosivo. Si mormora che Mert Ramazandemir sia rimasto turbato nel vedere quelle sequenze con la sua ex partner di set. La loro intesa, scolpita nella memoria collettiva grazie a Eyal Sapkin, continua a far parlare, nonostante il tempo passato e le carriere che nel frattempo si sono impennate. Proprio quando pareva che la situazione si fosse quietata, ecco riemergere l'accusa. Secondo indiscrezioni provenienti da fonti vicine alla produzione, Mert avrebbe scoperto tutto quando il film è stato caricato sulla piattaforma digitale e avrebbe contestato la scelta di non intervenire sui tagli più discussi. La voce ha fatto il giro dei social in poche ore, generando agitazione tra i fan e dividendo gli schieramenti. Chi difende Afra, chi chiede rispetto per il pubblico, chi invoca il diritto dell'arte a essere scomoda. Afra, nel frattempo, ha preferito il silenzio. La splendida attrice afferma di essere concentrata unicamente sulla riuscita del progetto e sull'emozione di raccontare una storia difficile con rispetto e verità. Il regista, chiuso in un riserbo quasi programmatico, evita di alimentare ulteriormente il vortice di commenti. Eppure proprio quel chiacchiericcio ha reso il film ancora più popolare, con voci insistenti di possibili censure o addirittura di un temporaneo ritiro da talune piattaforme. I critici si interrogano. Il vero motivo della bufera non è forse l'enorme eco del passato condiviso tra Afra e Mert e la loro chimica, capace di incendiare ascolti e tendenze come pochi? Altri, al contrario, liquidano tutto come un abile stratagemma promozionale. Chi frequenta Afra racconta che l'attrice sarebbe rimasta spiazzata dalla portata delle reazioni e non avrebbe mai immaginato di ritrovarsi al centro di un tornado simile. Per lei, questo film è un lavoro di intensa profondità emotiva, preparato con meticolosità e coraggio. Le scene spinte, dicono, sono parte integrante della narrazione, dolorose, forse, ma necessarie. Eppure, il dibattito si è spostato su un binario che all'artisticità non rende giustizia. Si giudica il film meno per il suo valore e sempre più per la tensione simbolica, e forse affettiva, tra Afra e Mert. I fan più nostalgici giurano che la presunta richiesta di Mert abbia in qualche modo riavvicinato i due dopo un periodo di freddezza. I social sono stati inondati da clip di Eyal Sapkin, vecchie scene, sguardi, un'intesa che in molti non hanno mai smesso di rileggere come un segnale, accompagnate da commenti taglienti del tipo «All'epoca non protestava». Dall'altro lato, persone vicine a Mert sostengono che le voci siano fuori misura. L'attore, dicono, non avrebbe mai domandato di rimuovere il film o bloccarne la corsa, ma si sarebbe limitato a osservare che alcune sequenze potrebbero risultare troppo impattanti per un pubblico generalista. Insomma, niente furie distruttive come vengono dipinte. Ma nel mondo del gossip basta un sussurro per trasformarsi in urlo, una sillaba si ingrandisce, una virgola diventa un punto esclamativo, ed ecco che nasce il caso. Nel frattempo, il film corre. Complice la polemica, infringe record su record di visualizzazioni. Persino i responsabili della piattaforma digitale ammettono di non aver previsto un'onda simile, una risacca che trascina curiosi ed estimatori in egual misura. Ovunque, la stessa domanda brucia sulle labbra: che cosa sta succedendo tra Afra Saracioglu e Mert Ramazandemir? Alcune rubriche di spettacolo sostengono che questa tensione non sia affatto casuale. C'è chi giura che i due potrebbero ritrovarsi presto nello stesso progetto e che tutta questa conversazione, così accesa, sia solo il preludio a una campagna promozionale mastodontica. Se un simile incontro si concretizzasse, il pubblico che attende con ansia sarebbe pronto a restare incollato allo schermo, con la stessa trepidazione che accompagnò la loro prima volta insieme. Finora, nessuno dei due ha rilasciato una dichiarazione diretta.
Né Afra né Mert confermano o smentiscono le insinuazioni. E più passa il tempo, più cresce la curiosità, in una spirale che sembra non arrestarsi. Un noto opinionista ha scritto: sono i nomi più luminosi del panorama turco. Anche solo accostarli in un titolo fa schizzare gli ascolti. Sono fatti per essere al centro del discorso. Mentre ci si aspettava un segnale da Afra, una fonte anonima, che dice di far parte della macchina produttiva, ha spifferato ai tabloid un dettaglio nuovo. Pare che Afra, sconvolta dalle prime reazioni, abbia temuto che le controversie, per quanto passeggere, potessero frenare il cammino del film. Poi, col tempo, avrebbe compreso che l'attenzione, se governata, può diventare un alleato. E così avrebbe scelto di non arretrare di un millimetro. Nell'ambiente, qualcuno dice che Afra stia ripetendo con convinzione: difendo il mio lavoro. Per lei, questo titolo è un capitolo nuovo, una pagina che osa raccontare una storia femminile senza ammorbidire gli spigoli. La sua paura è che il clamore, una volta di più, si sostituisca alla sostanza rubando scena a temi che meritano ascolto. Per Mert, invece, la faccenda appare più sfaccettata. I rumor raccontano di un giro di amici intimi infastiditi da quelle immagini, ritenute eccessive e fuorvianti nella percezione che rischiano di creare. Considerando che il legame tra lui e Afra si è costruito davanti alle telecamere, imprimendosi nel cuore di milioni di persone, Mert teme che discussioni così accese possano graffiare entrambi. E proprio per questo motivi, sui social si moltiplicano le accuse, c'è chi dice che Mert avrebbe dovuto sostenerla, chi invece domanda erano necessarie scene così audaci. E poi c'è il grande pubblico che, da tempo, sogna di rivederli fianco a fianco nella stessa inquadratura. Per loro, tutto quello che sta accadendo somiglia a un presagio, a un sipario che sta per rialzarsi. Il regista, dal canto suo, rimane un enigma. Nonostante le dicerie, non parla. Alcuni giornalisti interpretano questo silenzio come una strategia: meno parole, più curiosità, meno spiegazioni, più desiderio di capire. E infatti, giorno dopo giorno, le visualizzazioni salgono, la conversazione si allarga, e il film diventa un fenomeno totale. Nel frattempo, un'altra voce si insinua tra le righe dei giornali: Afra starebbe organizzando a breve una grande premiere, e una copia dell'invito sarebbe stata recapitata direttamente a Mert. Se lui si presentasse, i due apparirebbero nella stessa foto per la prima volta dopo tanto, e l'attenzione, già alta, si trasformerebbe in vertigine. Tutti gli sguardi sono puntati su quella serata. Afra, si dice, sta preparando ogni dettaglio con precisione quasi ostinata. Dal taglio dell'abito alla scelta della colonna sonora, persino il percorso sul tappeto rosso. L'attrice, raccontano gli amici, vuole mandare un messaggio chiaro: io ci metto la faccia, sosterrò questo film qualunque cosa si dica. Ma dietro le quinte la tensione cresce. Perfino la lista degli invitati sarebbe diventata materia di discussione accesa tra le due parti. L'inserimento del nome di Mert tra gli ospiti avrebbe acceso l'immaginazione dei tabloid, che già pregustano un possibile faccia a faccia. C'è chi giura che sia stata una mossa calcolata dal team di Afra, perché in quella notte tutti i riflettori sarebbero inevitabilmente puntati su di loro. Non è chiaro se Mert accetterà l'invito. Alcune fonti vicine assicurano che non desidera farsi vedere nel bel mezzo di una tempesta simile, che preferirebbe tutelare la sua quiete e lasciare che a parlare sia il lavoro. Altri, però, raccontano di pressioni crescenti per spingerlo a rompere il silenzio, a esprimersi almeno con una frase, un accenno, qualcosa che aiuti i fan a capire come stiano davvero le cose. Nell'aria serpeggia l'idea che una parola di Mert potrebbe placare gli animi e, chissà, riportare il dibattito sui binari della critica cinematografica. Ma si sa, il tempo del web è velocissimo, e ogni ora di attesa alimenta nuove interpretazioni, nuovi schieramenti, nuovi titoli a effetto. Intanto, il film non rallenta. I numeri parlano chiaro, visualizzazioni in salita, conversazioni in crescendo, una colonna di commenti che non accenna a svuotarsi. Afra resta composta, fedele alla sua linea. Dare priorità all'opera,
ricordare che dietro quelle scene ci sono mesi di studio e scelte narrative non casuali. Gli addetti ai lavori notano una fermezza che non equivale a rigidità, bensì a responsabilità, la consapevolezza che se una storia tocca nervi scoperti, può fare male, ma anche aprire varchi. Mert, dal canto suo, appare più riservato che mai. Un amico, sempre secondo voci non confermate, sostiene che lui viva questo momento come un equilibrio delicatissimo. Rispetto per Afra, cura per il proprio percorso, e la memoria di un legame professionale che non può essere liquidato con una battuta. Le redazioni dei magazine continuano a rilanciare. C'è chi ipotizza che dietro l'angolo ci sia davvero un nuovo progetto con entrambi, una produzione capace di riaccendere ciò che il pubblico non ha mai lasciato spegnere. E magari l'intera discussione, così fragorosa, è solo l'ouverture di qualcosa di più grande. Difficile dirlo ora. Ciò che è certo è che l'assenza di dichiarazioni ufficiali mantiene alto il termometro dell'attesa. Ogni fotografia postata, ogni like, ogni silenzio diventa indizio. In questa geografia di sguardi, Afra e Mert sembrano muoversi con cautela, come se conoscessero perfettamente il peso di ogni gesto. E poi c'è la serata di gala che incombe. Se davvero Mert dovesse varcare quell'ingresso e incrociare gli occhi di Afra, il tappeto rosso diventerebbe un romanzo. Qualcuno immagina un sorriso cortese, un saluto misurato, qualche parola sottovoce che le telecamere non riuscirebbero a catturare. Qualcun altro, invece, sogna la fotografia che spezza il fiato, i due fianco a fianco, di nuovo, a reclamare il diritto di scegliere come raccontarsi, senza che qualcun altro narri al posto loro. Fino a quel momento, la città resta in sospeso, come se trattenesse il respiro. E noi con lei. Siamo arrivati alla fine del nostro video. Se vi è piaciuto, ricordate di iscrivervi a Segreti Turchi e di condividere questo contenuto. Alla prossima, con nuove rivelazioni e la stessa voglia di raccontarvi ciò che gli altri non dicono.